Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione sulla personalizzazione dell'app Service Desk in Power Apps, in cui andremo a correggere degli errori. Avevamo visto precedentemente, nel momento del salvataggio dell'app, che in seguito al salvataggio si erano generati degli errori rispetto all'app originale contenuta nel modello di Power Apps all'interno di Office 365. E quindi adesso andremo a correggere quegli errori e a scrivere quel poco codice esatto perché l'app possa funzionare veramente. E ovviamente lo dovremo fare per tutte e due le versioni, sia quella smartphone iPhone che per quella tablet iPad. Iniziamo dalla versione tablet iPad, quindi ci posizioniamo su questi puntini, clicchiamo e scegliamo l'opzione modifica. A questo punto entriamo nell'ambiente di Power Apps Studio in cui sono consentite le modifiche, in cui si fa la programmazione vera e propria dell'app. E una volta che sarà aperta l'app in modifica andremo a fare quelle correzioni di cui parlavamo poco fa. Quindi qui clicchiamo su Ignora. Come puoi vedere, l'app è correttamente collegata alla sua origine dati, ma ci sono dei piccoli errori da correggere, che sono tutti quelli evidenziati da questi piccoli cerchi rossi con all'interno una X. Ti faccio presente, qualora dovessi usare Power Apps anche per fare altre cose, che l'app in Power Apps è composta da diverse schermate e anche se qui non ci fosse nessun errore, ma ce ne fosse uno in un'altra schermata, lo potresti sempre notare dal fatto che qui in questo stetoscopio del dottore compare un pallino rosso. Detto questo, andiamo a vedere quali sono gli errori da correggere. Qui ci posizioniamo sul pallino rosso e su questa freccetta che ci indica di poter aprire la parte dove modificare il codice e qui cliccando modifica nella barra della formula vediamo che se ci posizioniamo qua dentro ci sottolinea questo come errore. Quindi qui finché il codice non è pulito, ora questo non è un corso su Power Apps e su come si scrive tutto il codice di Power Apps, però vediamo alcune piccole cose. Allora, in questo caso, e sarà la stessa cosa per tutti gli altri campi, questo è quello che verrà identificato all'interno della casellina, cioè l'ID del ticket in questo caso. E quindi questo è un testo, è semplicemente un testo, non ha niente a che vedere con il database. Questo invece, quello che vedi dopo questo segnale qui, questa lettera qui commerciale, è il campo da cui deve andare a pescare questo contenitore. E quindi qui che cosa manca? Che è saltato nel momento in cui abbiamo creato la versione dell'app da personalizzare. È saltata questa scritta qui, this item. Punto. Ecco, come puoi vedere adesso questo si è colorato, quindi vuol dire che va bene, non ci sono più sottolineature e se andiamo a vedere qui è venuto ticket id, in questo caso 1, ticket id 2, eccetera, eccetera. Vediamolo più in grande, eccolo, ticket id 1, 2, 3, eccetera. Quindi chiudiamo e andiamo a correggere anche gli altri errori nello stesso modo. Modifica nella barra della formula, this item, punto, ed anche questo è corretto. Chiudiamo, andiamo qui, anche qui davanti mettiamo this item, punto, cioè questo elemento lo devi prendere nel campo che si chiama priority, in questo caso. Correggiamo anche quest'altro. E correggiamo infine l'ultimo di questa schermata perché poi ce ne sono altri in un'altra schermata. Quindi qui andiamo a dire che deve pescare da this item, punto, e anche di qua da this item, punto.
qui non ci vuole il punto, semplicemente this item, e quindi abbiamo corretto tutti gli errori. Questo è l'elenco degli screen di questa applicazione precompilata di Office 365 in Power Apps e dobbiamo quindi andare a vedere, dopo aver sistemato il primo, anche gli altri, perché da qui vediamo che c'è ancora qualcosa che non va. Quindi andiamo a vedere le altre schermate dov'è qualche altro errore da correggere. Quindi le apriamo tutte. Qui non ci sono pallini rossi, qui nemmeno, quindi va bene. Anche questa va bene. In questo caso qui c'è da correggere qualcosa, perché come vedi qui non c'è scritto niente, invece ci dovrebbe essere scritto qualcosa, perché i dati nella tabella di Excel ci sono, quindi vuol dire che non li sta recuperando. Come si chiama questa tabella di Excel da cui pesca tutta questa schermata? Account name type, quindi vuol dire che qui davanti ad account name type, come prima, bisogna scrivere this item, punto. E questo errore lo abbiamo corretto. Andiamo alla schermata successiva, anche in questo caso c'è lo stesso tipo di errore, quindi qui dobbiamo scrivere, andare nel campo dove pesca i dati e scrivere this item, punto. E poi abbiamo l'ultima schermata. L'ultima schermata va bene perché è quella di inserimento del ticket, quindi qui non ci sono pallini rossi e questa va bene. Ho lasciato da ultimo la correzione di due errori apparentemente invisibili, perché come vedi qui nello stetoscopio non c'è più nessun pallino rosso e quindi sembra che qui tutto vada bene. Però nella schermata principale io qui vedo che non ci sono i campi relativi al titolo e alla descrizione, che dovrebbero comparire, perché io so che ci sono e ovviamente quando sarò io ad aver progettato un'applicazione lo so che quei campi ci sono e non li sto vedendo, e quindi devo andare a cercare quali sono questi due campi. Quindi se io mi posiziono qui vedo che sono in questo rettangolo qui, quindi questi sono i campi che sto vedendo. Se vado più in basso, questo lo vedo, ecco, questo è uno dei campi che non vedo, e quindi anche qui davanti andrò a scrivere this item, punto. E adesso sto vedendo la descrizione di questo ticket. Lo stesso farò per il titolo, per l'oggetto di questo ticket, this item, punto. E adesso sto vedendo anche il titolo. Quindi ora possiamo dire che veramente tutti gli errori sono stati corretti e quindi tutti i campi sono perfettamente collegati all'origine dati del foglio Excel che abbiamo visto. Adesso andiamo a correggere gli stessi identici errori nella versione dell'app per lo smartphone e l'iPhone, che saranno appunto assolutamente uguali a quelli che abbiamo appena corretto. Quindi ci riposizioniamo sui tre puntini, clicchiamo, scegliamo modifica e anche in questo caso entriamo nell'ambiente di Power Apps Studio, che ci darà la possibilità di correggere questi errori come abbiamo fatto precedentemente in relazione alla versione dell'app per il tablet e per l'iPad. Quindi non appena si aprirà, molto rapidamente correggeremo gli errori. Anche in questo caso clicchiamo su ignora, andiamo negli screen. Questa è solo una parte dello screen che là vedevamo con più oggetti, e quindi in questa parte non ci sono errori. Andiamo all'altra, eccola, qui ci sono gli stessi errori di prima. Quindi bisogna prendere esattamente il punto da modificare, eccolo, this item, punto. Possiamo fare anche copia e incolla, copia, lo incolliamo di qua e questo è sistemato.
lo incolliamo qui e questo è sistemato. La stessa cosa facciamo qui. La stessa cosa facciamo in questi altri ultimi due campi, description e subject, e questo schermo è stato sistemato. Andiamo agli altri, qui non ci sono errori, qui c'è l'errore. Sempre this item, lo stesso this item. Andiamo all'altro schermo, stesso errore, incolliamo this item name, questo schermo va bene, qui c'è l'errore, this item davanti al nome della tabella, e anche qui l'ultimo errore da correggere, e abbiamo corretto anche questo. Ti faccio notare che qui adesso nello stetoscopio del dottore non c'è più il pallino rosso, quindi vuol dire che qua dentro non ci sono più errori. E anche questa versione dell'app per lo smartphone e l'iPhone è stata sistemata e sta pescando correttamente i dati dall'origine dati, da quell'origine dati del foglio Excel. Una volta concluse le operazioni di modifica, sia su questa versione per il tablet e l'iPad che su questa per lo smartphone e l'iPhone, ricordiamoci di cliccare su File e poi salvare le modifiche che abbiamo fatto se dovessimo chiudere subito l'ambiente di lavoro, tenendo presente che comunque Power Apps ogni 2 minuti di default salva le modifiche che abbiamo fatto. Per concludere questa lezione facciamo una rapida prova sul corretto funzionamento delle due applicazioni per vedere soprattutto se sono sincronizzate, di modo che domani, quando verranno utilizzate dai dipendenti dell'azienda, i dipendenti possano trovare i dati assolutamente aggiornati, nel senso che anche se vengono fatti dalla versione dell'applicazione smartphone iPhone, si possano riversare immediatamente, perché l'origine dati, come abbiamo visto, è la stessa anche sulla versione tablet e iPad. Quindi entriamo nella modalità utilizzo dell'applicazione con questa freccia qua su in alto, e quindi andiamo a modificare un ticket. Modifichiamo l'oggetto, qui scriviamo riparazione di impianto di aria condizionata, e nelle note mettiamo che a New York settantaquattresima strada, numero 55, e che si tratta di un hotel con ospiti, quindi diciamo salva hotel con ospiti, gli andiamo a dire anche che la priorità è alta, l'hotel ha bisogno immediatamente della riparazione. Ecco, se ora andiamo sull'applicazione nella versione smartphone e iPhone, anche qui entriamo in modalità modifica, clicchiamo qui su aggiorna. Ovviamente l'aggiornamento, la velocità dell'aggiornamento dipenderà dalla velocità della linea internet.
la mia non sembra in questo momento molto veloce. Attendiamo un attimo e vedremo le modifiche che abbiamo apportato dalla versione tablet e iPad. Le troveremo ovviamente anche qui, quindi anche qui andiamo in modalità utilizzo, andiamo a tutti i ticket, eccolo, riparazione impianto di aria condizionata, New York, 74esima strada, numero 55, hotel con ospiti. Ecco, le due applicazioni quindi sono perfettamente sincronizzate e quindi possiamo dire che tutte le nostre operazioni, tutti i fini che ci eravamo proposti sono stati raggiunti.